Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg Alex Murphy, uscita numero 38, è un'edizione De Agostini e il modello è in scala 1:3 con un'altezza finale di circa 62 cm. Vado subito a vedere quello che è contenuto e a procedere al montaggio. Ma prima di questo, come di consueto, è mio piacere sempre ringraziarvi in maniera doverosa e voluta per tutte le vostre visualizzazioni e per le iscrizioni. Grazie con tutto il mio cuore, ragazzi. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di cyborg. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio di un modello, mi contatti privatamente. Grazie. Adesso procediamo insieme a voi alla terza fase del montaggio della coscia destra. Questo è il supporto esterno della sfera dell'anca destra. Questo è il supporto interno e sono già tutte e due in plastica. Non sono già, sono in plastica e basta. Qui abbiamo questo pezzo di metallo che è il giunto a sfera dell'anca e i due cuscinetti. Una serie di viti EP, ne riceviamo 6, una è data in più. Io sono andato già ad avvitarmele nelle sedi dedicate, eccole qui. Ricordatevi, vedete la lettera R qui al contrario? Qui abbiamo questo unico foro che è libero e deve rimanere libero perché è dove andremo a inserire questo perno, che è il riferimento per il corretto inserimento del pezzo interno che dovremo andare a montare. Quindi vado a rimuovermi queste tre viti, rimanete con me quando avrò finito di fare il montaggio perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 38. Bene, adesso prendiamo il cuscinetto più grande, ne abbiamo due, vedete? Il più grande lo inseriamo per primo. Mettiamo il secondo, guardiamo che siano centrati bene. Lo mettiamo già in posizione, questo poi dovrà essere messo sopra così, come vi ho spiegato, qui è un perno e deve andare a inserirsi qua. Prendiamo il giunto a sfera e lo posizioniamo sopra, in questa maniera. Ecco qui. Guardate, vi faccio vedere, poi lo rifaccio. Vedete? Questo perno, ricordatevi, deve entrare qui. Bene, non si sono mossi, possiamo procedere ad avvitare le viti. Questo cacciavite è grosso, lo sostituisco. A volte mi rendo conto che quando parlo sembro dislessico, mi mangio le parole.
Adesso attenzione, perché è molto importante andare a stringere le viti in maniera uniforme, un po' da una parte e un po' dall'altra. Se vi ricordate, vi avevo fatto anche vedere, quando ho montato lo stesso pezzo ma nella coscia sinistra, come procedere al corretto montaggio. Allora, prima di stringere vado a vedere come va messo questo pezzo. Sto guardando la direzione perché poi diventa troppo duro da muovere. Allora, stavo guardando che alla fine montarlo con la R sopra o montarlo con la R di sotto non cambiava nulla. Ecco perché ho fatto questa pausa, ragazzi. L'importante è questo, che deve essere rivolto verso la parte dell'addome di Robocop. Quindi facciamo così. E no, però, anche se la R è al contrario, come ce la fanno montare loro, ci fanno, vedete, guardate. Ma adesso vi spiego perché io sto ragionando così a voce alta con voi. Vi spiego. Questo pezzo di fatto lo possiamo montare così e anche così. Quello che conta è che questo sia rivolto verso l'altro. Ecco, io guardavo quello prima. Però dopo mi sono accorto che qui abbiamo i 3 punti delle viti che si vedono, il triangolo, dove i 2 punti sono in basso e il punto dove invece abbiamo questo che va in su è da solo. Quindi questo va girato ancora, ecco, lo giro dalla parte alta in direzione dell'unica vite e questo invece andrà poi rivolto verso il basso, verso i piedi di Robocop. Ok, era solo per quello. Adesso posso stringere. Facciamo una prova. Adesso vi spiego cosa sto facendo. Appoggiando questo cartoncino intorno alla circonferenza e facendolo girare, sto controllando la distanza che ho tra il cartoncino e questa parte in plastica qui, ed è uniforme. Perfetto. Infatti le viti non vanno più di così, questo giunto è rigido e lasciamolo così perché deve rimanere così. Tenete presente che dopo un po' si assesterà e tenderà a diventare più morbido, ma noi speriamo di no. Vado adesso a rimuovermi le ultime 2 viti che ho usato per crearmi il filetto. E non devo fare altro che attaccare questo qui, così. Perfetto.
sto guardando attraverso i fori metallici la corrispondenza dei fori in plastica sotto e dovremmo esserci così. Vedete? Siccome dal momento che mi sono creato i filetti prima è tutto più facile e non ci sono possibilità di danni. Prima di stringere controlliamo, perfetto, possiamo stringere. Ecco qui, un altro bel pezzo è stato montato. Che bello questo modello, bellissimo. Bene, adesso prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero e poi andrò a preparare il montaggio del fascicolo numero 39. Questo poi andrà qui, così. Ecco. Guardate che bello. Vi ricordo che sono 100 uscite, ma sono quasi sicuramente certo che la De Agostini farà la stessa cosa che ha fatto con Iron Man e quindi poi proporrà 20 uscite opzionali con il cyborg danneggiato, vedrete. Ecco qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo come sempre e come sempre vi abbraccio volutamente. Grazie infinite a tutti. Un saluto a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando non mancate perché vado a preparare subito l'uscita numero 39 e poi seguirà, come ho già anticipato prima, la prima uscita della base premium. Ciao a tutti!